Argentina, la lunga notte di Milei, trionfo elettorale e nuove incognite per la rivoluzione libertaria. Le elezioni di medio termine del 26 ottobre 2025 hanno segnato un passaggio cruciale per l'Argentina e per Javier Milei, il presidente che promette di rifondare il paese con la motosega delle riforme. I risultati, più netti del previsto, consegnano al leader libertario un mandato politico rafforzato, ma anche un terreno minato su cui muoversi. La sua coalizione, la Libertà d'Avanza, LLA, ha superato il 40% dei voti, conquistando seggi chiave e ribaltando equilibri storici nelle province peroniste. L'opposizione, divisa e indebolita, si è fermata attorno al 31%, incapace di mobilitare il proprio elettorato tradizionale. Eppure, dietro la vittoria di Milei, si intravede un paese stanco e disilluso. L'affluenza è scesa al 67,8%, il minimo da 40 anni, un segnale d'allarme per una democrazia in cui il voto è obbligatorio. Il messaggio degli astenuti è chiaro: la fiducia nella politica è ai minimi storici, ha osservato il politologo Patricio Giusto dell'Universidad Católica Argentina. Un referendum sul mileismo. Fin dal suo insediamento, Milei ha imposto un ritmo politico feroce. Tagli alla spesa pubblica, abolizione di ministeri, liberalizzazioni, privatizzazioni. Un piano economico costruito sull'idea che lo Stato fosse il principale ostacolo alla prosperità argentina. La sua retorica, un misto di fervore ideologico, linguaggio diretto e simboli aggressivi come la motosierra, ha diviso il paese. Queste elezioni erano dunque un giudizio sul suo primo anno di governo. Il voto gli ha dato ragione, almeno in parte. Dal balcone della Casa Rosada, la notte della vittoria, Milei ha parlato di un punto di svolta storico. Abbiamo dimostrato che la libertà può vincere. Oggi inizia la costruzione di una grande Argentina, libera dalle catene della casta politica. Il messaggio era tanto politico quanto simbolico. Milei ha ottenuto una legittimazione popolare che gli permette di negoziare con più forza in Parlamento e di presentarsi all'estero come un interlocutore stabile. Washington lo ha salutato con entusiasmo. Donald Trump, oggi di nuovo alla Casa Bianca, ha twittato: "Congratulazioni al mio amico Javier, che sta salvando il suo paese dal socialismo, consolidando l'asse tra i due leader e aprendo la strada a nuovi aiuti economici statunitensi per circa 40 miliardi di dollari. Dietro la vittoria, una nazione divisa. La forza del risultato, però, non cancella le crepe. La bassa partecipazione indica che molti argentini non si riconoscono più né nel progetto libertario né nel peronismo, rimasto prigioniero delle sue contraddizioni. Milei esce vincente, ma non trionfatore assoluto. Non ha ancora i numeri per governare senza compromessi e dovrà allearsi con settori moderati o conservatori per far passare le riforme più delicate. In Parlamento la sua coalizione resta minoritaria, sebbene più influente. L'economia intanto resta in bilico. L'inflazione mostra i primi segni di rallentamento, ma la disoccupazione cresce e i tagli ai sussidi stanno pesando duramente sui ceti medi e popolari. Per molti argentini le promesse di dolore oggi per prosperità domani cominciano a sembrare un lusso insostenibile. Se la ripresa non si concretizzerà nei prossimi mesi, la fiducia conquistata alle urne potrebbe evaporare in fretta. Il futuro tra potere e fragilità. Nei prossimi mesi Milei si troverà davanti a un equilibrio delicato, forse il più difficile della sua carriera politica. Da un lato l'elezione gli ha consegnato un capitale politico notevole, dall'altro lo obbliga a usarlo con cautela per non bruciarlo in fretta. Il primo nodo sarà la governabilità. Le sue riforme radicali, dalla deregolamentazione del mercato del lavoro alla privatizzazione di aziende statali strategiche, richiedono leggi, alleanze e compromessi. L'immagine del leader che non tratta con nessuno dovrà piegarsi alla realtà di un congresso dove nessuno ha una maggioranza assoluta. Riuscire a trovare un equilibrio tra il suo temperamento incendiario e la pazienza della politica sarà la vera prova del suo mandato. Sul piano economico, il governo dovrà mostrare risultati tangibili. I primi segnali di stabilizzazione dei prezzi e l'arrivo di investimenti esteri non bastano a compensare la perdita di potere d'acquisto. I tagli alla spesa pubblica hanno ridotto l'inflazione, ma hanno anche colpito settori essenziali come sanità e istruzione. La promessa di una prosperità futura dovrà tradursi in miglioramenti percepibili entro l'anno o la narrativa del sacrificio comincerà a incrinarsi. Un altro fronte aperto riguarda la trasparenza e il controllo del potere.
Alcuni scandali minori hanno già coinvolto membri dell'amministrazione e Milei sa che la sua immagine di incorruttibile è parte integrante del suo brand politico. Ogni ombra può diventare velenosa. La sua reazione finora è stata di chiusura e attacco, ma la gestione del consenso richiederà anche un cambio di tono. Meno confronto, più risultati concreti. Infine c'è la dimensione internazionale. Con Trump alla Casa Bianca, Milei gode di un sostegno politico e finanziario raro. Tuttavia, questo legame rischia di trasformarsi in una dipendenza. L'Argentina si trova oggi più allineata agli Stati Uniti che in qualsiasi momento dal dopoguerra, ma questo potrebbe alienare rapporti con partner storici come Brasile e Unione Europea. La sua politica estera a stelle e strisce promette investimenti, ma anche vulnerabilità. Un paese in bilico. La notte del trionfo, le strade di Buenos Aires si sono riempite di bandiere gialle, cori e motoseghe di plastica. La scena, a tratti surreale, raccontava un paese che vuole crederci ancora, che spera, tra inflazione e precarietà, in una rottura definitiva con il passato. Ma la speranza da sola non basta. Milei ha vinto il suo referendum personale, ma ora deve affrontare la parte più ardua, trasformare il consenso elettorale in stabilità reale. Governare un paese esasperato, con istituzioni fragili e una popolazione stanca di promesse, richiederà una dote che finora non gli è appartenuta, la moderazione. Come scriveva un editoriale del Clarín il giorno dopo il voto, la vittoria di Milei è il principio di una sfida. Se riuscirà a trasformare la rabbia in riforma, la storia lo ricorderà come un fondatore. Se fallirà, sarà solo un altro politico che ha promesso la libertà e lasciato il paese in macerie. Per ora l'Argentina resta sospesa, metà laboratorio economico, metà campo di battaglia politica. Il motore della rivoluzione libertaria ruggisce ancora, ma il carburante, la fiducia popolare, è tutt'altro che inesauribile.